Bentornati nel forum. Il titolo di cui parleremo oggi è molto particolare sia per le sue meccaniche sia per la delicatezza del tema che vuole affrontare. Non a caso abbiamo scelto di parlarvene oggi, giorno della memoria, dal momento che tanto questo titolo che questa ricorrenza servono a ricordarci, ma soprattutto vogliono farci capire che cosa abbia davvero significato quello che è senza dubbio l'evento più buio della storia dell'umanità. Parliamo quindi oggi di Primavennero, un gioco di ruolo ad occhi chiusi per essere precisi, sviluppato dalla Chaos League e distribuito da MS Edizioni. Se avete visto la nostra ultima live di dicembre, avete avuto insieme a noi un primo assaggio di questo titolo, oppure se ci seguite sui nostri altri canali social, avete visto il nostro post sul contenuto di questa edizione deluxe. In caso contrario, vediamo insieme adesso il contenuto di questa edizione in particolare, fermo restando che potete benissimo acquistare semplicemente il manuale base e stamparvi a casa il resto dei materiali. All'interno della scatola troveremo le bende per coprirsi gli occhi, il cui utilizzo vedremo tra un momento, documenti, appunti e materiali dei vari personaggi che potete giocare e ovviamente il manuale di gioco. Il titolo riprende l'incipit del famoso sermone di Martin Niemöller che di sicuro avrete avuto modo di leggere in svariate occasioni dal momento che è piuttosto famoso, specialmente quando si parla anche del giorno della memoria, che voleva farci capire che cosa succede quando l'indifferenza e la mancanza di solidarietà prendono il sopravvento, specialmente in un contesto come quello dei rastrellamenti della polizia politica. Una partita di Primavennero si svolge nella Berlino del 42, dove noi giocatori interpreteremo delle persone indesiderate dal regime e siamo ovviamente in un clima di culmine di questi rastrellamenti all'interno dei ghetti. Vediamo quindi prima di tutto insieme la creazione, se vogliamo usare questo termine, del personaggio, con la quale ne approfitteremo anche per introdurvi alla caratteristica principale di questo gioco. All'interno del manuale, infatti, ci verrà fornito un codice QR per scaricare delle tracce audio utili allo svolgimento della partita, ma andiamo con ordine. Per prima cosa, scegliete uno dei personaggi disponibili in base al tema che desiderate portare in gioco. Potrete infatti essere un ebreo, quindi l'odio razziale, un dissidente politico, un omosessuale, eccetera eccetera. Quindi prendete con voi i suoi 3 documenti, uno sul suo passato, uno che spiega come sia sopravvissuto alle deportazioni finora e come sia stato quindi parte del problema, e uno riguardo alla sua possibilità di redenzione. Ovviamente siete liberi di scegliere sesso e genere del vostro personaggio. Che cosa significa però essere stato parte del problema? Vi facciamo un semplice esempio. Un gruppo di ricerca ha condotto un'indagine durata 6 anni su chi potrebbe aver tradito la famiglia di Anna Frank, avvalendosi anche di intelligenze artificiali. Dall'indagine si è ipotizzato che potrebbe essersi trattato del notaio Arnold Vandenberg, che per salvare la sua famiglia indicò alle SS il luogo dove diverse famiglie non ancora catturate si erano rifugiate. Tornando al gioco, durante questa fase potete scegliere le informazioni generiche non fornite dai documenti, cercando comunque di mantenere lo spirito originale del personaggio. A questo punto, per ognuno dei personaggi dovrete ascoltare la sua traccia audio per far partire la scena del flashback e fargli compiere delle scelte riguardo il suo passato quando vi verrà chiesto. Durante il flashback gli altri giocatori interpreteranno i PNG previsti nel primo documento. In ultimo luogo assegnerete ad ogni personaggio un numero di appartamento, al cui interno vi sarà un suo oggetto compromettente. Arriviamo dunque al cuore pulsante del gioco, ovvero la scena della soffitta. In questa scena, per l'appunto, i vostri personaggi si sono nascosti all'interno di una soffitta durante dei rastrellamenti. Per questo dovrete giocare al punto, al buio oppure bendati. Oltre al fatto che il manuale suggerisce a noi giocatori caldamente di provare a giocare seduti per terra in modo da avere un'esperienza ancora più immersiva della situazione in cui si trovano i vostri personaggi. A seconda del numero di giocatori dovremo selezionare una specifica traccia audio in cui sentiremo poco a poco la Gestapo perquisire i nostri appartamenti e trovare ognuno dei nostri oggetti compromettenti.
Nelle lunghe pause tra una perquisizione e l'altra avremo il tempo per delle azioni di roleplay, dove appunto potremo condividere con gli altri personaggi la nostra storia personale, qualche informazione in più su di noi, il tutto cercando di non uscire mai dal personaggio e mantenere l'atmosfera e il ritmo costanti, in una maniera immersiva che personalmente ho riscontrato soltanto in un altro gioco nella mia esperienza, gioco sicuramente molto più leggero a livello di tematiche, ovvero View Scream, che spero di potervene parlare prima o poi. Considerate anche la possibilità di confessare agli altri giocatori in che modo siete stati parte del problema, magari collegandolo all'oggetto compromettente che la Gestapo ha appena trovato nel vostro appartamento. Giustamente gli altri personaggi potrebbero avere qualche dubbio su di voi se dovessero sentire che dentro la vostra casa hanno trovato una foto che vi ritrae insieme ad un gerarca. Quando tutti i nostri oggetti saranno stati trovati, inizierà una fase delicata. Per evitare che la Gestapo vi trovi, sarà necessario votare un capro espiatorio, il quale dovrà uscire dalla soffitta, consegnarsi e in questo modo sacrificandosi e salvando la vita a tutti gli altri. Ma se questo non dovesse avvenire, la traccia audio andrà avanti e nella conclusione la Gestapo troverà la botola che conduce alla nostra soffitta, entrerà arrestandoci e sappiamo tutti che cosa accadrà dopo. La votazione del capro espiatorio e la sua consegna alla Gestapo seguono delle regole specifiche che non diremmo qui per il gusto di lasciarvi scoprire il gioco. Sappiate però che il manuale suggerisce come giocare sia online che in presenza, con tutte le differenze del caso. Ultimo elemento è la lettera. Nel caso un capro espiatorio si sia consegnato o tutti siano stati arrestati, sarà possibile scrivere una lettera del condannato specificando cosa sia successo dopo l'arresto, quali sono i suoi rimpianti, cosa si augura a chi è rimasto, eccetera eccetera. I giocatori sopravvissuti invece potranno scrivere le memorie, nelle quali possono anche indicare che cosa hanno fatto per redimersi dalle proprie colpe, dal momento che ognuno di loro, ricordiamolo, per sopravvivere è stato parte del problema. Come avrete capito, non si tratta di un titolo in cui abbiamo schede, equipaggiamenti, build, avanzamento, eccetera eccetera. Si tratta più che altro di un gioco molto più vicino come esperienza ad un LARP. Ora, io in realtà non sono un grande esperto di gioco di ruolo dal vivo, tuttavia in fondo al manuale sono presenti dei brevi saggi che mi hanno aiutato a capire un po' più la filosofia del gioco di ruolo dal vivo, ma soprattutto le motivazioni e gli scopi di questo titolo in particolare. Attraverso una dinamica di gioco di ruolo dal vivo, infatti, Prima Vennero vuole farci capire sulla nostra pelle che cosa significhi essere una persona politicamente indesiderata che sta rischiando prima l'arresto e poi la vita, ma che in qualche modo non ha proprio la coscienza del tutto a posto. Come detto prima, ognuno dei personaggi, per salvarsi fino a quel momento, è stato parte del problema, magari denunciando un suo vicino di casa o un suo collega alla Gestapo, oppure rimanendo indifferente quando invece avrebbe potuto salvare la vita a qualcun altro, cosa che ovviamente si ricollega al tema del sermone che dà il titolo a questo gioco. Personalmente ho molto apprezzato questa ricerca di realismo tra l'altro incrementato dal fatto che i personaggi che ci vengono forniti all'interno del gioco sono liberamente ispirati a persone realmente esistite in quel periodo e che hanno vissuto un'esperienza simile. Oltre al fatto che le tracce audio renderanno l'atmosfera veramente molto suggestiva e ci aiuteranno molto nell'interpretazione del personaggio, non lo sto dicendo a caso, provare per credere. Di sicuro si tratta di un'esperienza che in qualche modo è molto più autentica e molto più efficace rispetto ad una semplice simulazione con schede, dadi e quant'altro. Oltre al fatto che forse può aiutarci molto meglio a sensibilizzarci su questo tema rispetto a un semplice post condiviso sui social in occasione di una ricorrenza. Un consiglio che mi sento di dare ai giocatori: non chiudete troppo le porte in faccia a questo gioco per la delicatezza del tema o per il fatto che non è il classico sistema di schede, dadi, build, eccetera eccetera, perché merita sicuramente una possibilità. Qualche personale critica costruttiva: non sono proprio un appassionato di quei manuali che cambiano stile ad ogni giro pagina. Alla prima lettura tendono di solito a confondermi un po', oltre al fatto che qui secondo me non era strettamente necessario. Per fortuna non siamo ai livelli, per esempio, di Mork Borg, che in quel caso sì, era un po' giustificato dal momento che voleva simulare il caos di una rivista metal.
Però qui tutto sommato, bene o male, dopo un tot di pagine gli stili tendono a ripetersi tra di loro, conferendoli comunque una certa coerenza interna. Altro consiglio che mi sento di dare è di cercare di provare a giocarlo di volta in volta con persone sempre diverse, considerando che prima o poi anche tutte le tracce audio le avremo sentite. In quel caso possiamo apportare di volta in volta delle novità al gioco, appunto con persone diverse che possono aggiungere dettagli nuovi ai personaggi rispetto ai precedenti, così in questo modo avremo ogni volta la situazione di trovarci comunque con persone nuove all'interno della soffitta, fermo restando che comunque bene o male la struttura della partita resta quella che vi ho descritto finora. Queste in breve erano le mie opinioni su Prima Vennero, un gioco che secondo me riesce nel suo intento di volerci sensibilizzare su un tema che bene o male ci riguarda tutti, dalla nostra storia alla nostra vita di tutti i giorni, specialmente per quanto riguarda il non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi invitiamo a commentare e dirci la vostra opinione, se avete già provato questo gioco o se vi ha incuriosito, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi video, di passare dalla nostra pagina Facebook e dal nostro profilo Instagram. E se volete fare qualche chiacchiera con noi più in tempo reale sul mondo dei giochi di ruolo, vi invito a unirvi al nostro gruppo Telegram. I link sono tutti qui sotto in descrizione. Daniele, dal Forum Sententiam, chiudo.